Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno, mercoledì 30 agosto del 2023, torniamo ormai a 3 giorni dalla fine del mercato con obbligo di riscatto. Enrico Boiani. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Se ogni tanto lo sentirete è il trapano, perché stiamo cercando di trovare gli ultimissimi soldi dalla cassaforte del Milan. Se ogni tanto sentite è per quel motivo. Scherzi a parte. Il caso è nella tua parte di video, io mi dissocio, Sì, non sì. c'entro nulla, mi discosto e va bene così. Sì, è nella mia parte di video e nella mia casa. Detto ciò, Mehdi Taremi, nome e cognome dell'ultimo obiettivo di mercato del Milan. L'offerta c'è, prima si è lavorato tanto, giorni e giorni con gli intermediari, ieri offerta ufficiale, con tanto di trapanamento, con l'offerta del Milan che quindi si avvicina ai 15 milioni. Ora, il Porto, che era ai 20, non ha dato già un'offerta, una risposta definitiva, si è preso in pratica una dozzina di ore, 24 ore circa, per dare una risposta, e oggi ci siamo, Henry. Il Milan non andrà a stuzzicare fino all'ultimo giorno. Si è dato più o meno oggi come giornata limite. Oggi è una sorta di deadline day anticipata per il Milan, perché sappiamo che poi i momenti per chiudere le trattative, per ultimare tutti i dettagli, per organizzare insomma l'arrivo del giocatore, per organizzare tutto quanto servono, così come servirà anche il tempo materiale eventualmente per organizzare la partenza di Colombo, perché se dovesse arrivare Taremi poi Colombo sarebbe in partenza, quindi sono proprio tempi tecnici, ecco, e quindi ci sta che il Milan si tuteli dandosi una sorta di deadline. Fatto sta che anche ieri ci sono state delle novità, anche ieri il Milan si è avvicinato ancora di più. Eccolo qua. Posso dire che non gli sta male la divisa del Milan. Per me è un giocatore Mi che sta bene. Ma che sì, bello in mezzo qui. fa la Facciamo tutta la puntata così. è lui che sta trapanando a casa tua. No, in realtà non lo abbiamo Detta detto, così. il direttore coi soldi del mercato, con le percentuali delle trattative, sta ristrutturando completamente la Assolutamente. casa. No, scherzi Scherzi a a parte. parte, Mm. scherzi a parte, è un bel colpo, è un colpo. Ieri nel titolo del talk abbiamo scritto che è il colpo scudetto, è ovvio che era un pochino provocatoria la cosa, però comunque l'arsenale che ha il Milan in attacco è devastante sulla carta, perché ha un doppio ruolo coperto con dei titolari in tutte le posizioni, perché attualmente la riserva a destra costa più del titolare a destra ed è costata più del titolare a destra, Chukwueze e Pulisic. Avresti Okafor come backup di Leao, e Okafor sappiamo quanto il Milan l'ha cercato, l'ha seguito, e comunque ci ha anche investito, non dalla scadenza, andandolo a comprare dal Salisburgo, e davanti avresti Giroud che fa il titolare e Taremi che è un giocatore comunque che segna in Champions League, che segna ormai 15-20 gol da 3-4 stagioni consecutive, quindi l'arsenale offensivo sarebbe da scudetto, c'è poco da fare, c'è poco da nascondersi. È ovvio poi che devi fare i conti con un centrocampo che è completamente nuovo, che rischia magari anche di essere un filo corto in certe situazioni, in certe dinamiche, e una difesa che è sempre la stessa e deve trovare un pochino di continuità che l'anno scorso è mancata. Però se andiamo a vedere, andiamo a parlare dell'attacco, ma in generale del mercato, è un mercato da primi 2 o 3 posti in classifica, quello sì. Credo che mi sembra strano dirlo, però l'attacco rispetto magari agli anni scorsi dove magari per alternative eccetera era un gradino sotto al resto della squadra, adesso è esattamente il contrario. Le tre coppie dell'attacco le ha Okafor, Giroud, Taremi e Se Chukwueze dovesse arrivare, Pulisic. Com'è? se dovesse arrivare Taremi, Se però dovesse arrivare, è qui in mezzo, ma ancora non è arrivato. Ehm, Però sono sei giocatori che per il livello è veramente molto molto alto, cioè c'è poco da fare. Più del
le coppie del centrocampo tra titolari e riserve più delle coppie della difesa tra titolari e riserve. Ecco, l'attacco è praticamente fatto e finito, cioè non si andrebbe più a toccare in nessuna maniera. Anzi, nella notte Henry si è rialzato ancora una volta sui pedali il buon Matteo Moretto, che è ripartito di slancio. Il Milan è a un passo dall'acquisto di Mehdi Taremi. Domani mattina i club negozieranno gli ultimi dettagli. Beh, essendoci la Vuelta in questi giorni, Matteo lavorando in Spagna ci sta che si alzi sui pedali. No, anche qui, scherzi a parte. Matteo è stato il più, anche qui, Bravo. il più continuo, il più bravo in questa sessione estiva, non ha sbagliato praticamente nulla e quindi ci fidiamo tendenzialmente di lui, ci fidiamo di quello che ci dice, ci fidiamo del fatto che il Milan la voglia fare questa operazione, ma anche da ieri si era capito, ieri ci sono stati dei segnali importanti tra il post di Taremi, che comunque era un po' criptico, tra il fatto che il portiere avesse le scarpe, il portiere del Porto avesse le scarpe dell'iraniano. Anche qui poteva avere molteplici significati, però alla fine potrebbe significare la cosa che tutti aspettavamo, ma soprattutto il grande indizio di ieri è stata la cessione di Petagna al Cagliari, liberando lo spazio al Monza per Lorenzo Colombo, Monza che ha spesso indicato in Colombo l'attaccante cercato e ricercato in questa sessione, sia Palladino che Galliani, quindi è sicuramente un indizio importante. Ora, e ti dirò di più, l'indizio è ancora più pesante perché uno dei nomi che nel caso il Monza avrebbe sondato per, cioè Luis Muriel, difficilmente si sposterà perché Zapata invece ha avuto l'ok per andare al Toro e quindi insomma è stato un piccolo grande puzzle che è iniziato a partire forse perché questo signore che abbiamo messo in mezzo poco fa li sblocca tutti quanti, cioè fa partire Colombo, che fa partire Petagna, che fa partire Zapata, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, un mega valzer che comprende poi anche Buongiorno direzione Atalanta, l'Atalanta che per la difesa aveva sondato, aveva cercato anche a più riprese Ian che potrebbe diventare valido a quel punto per il Torino, che perde Buongiorno direzione Atalanta, Torino che è anche direttore, non so se si ricorda, su una vecchia conoscenza del calciomercato Sì. rossonero, ovvero Tanganga del Tottenham, che potremmo ritrovare in Serie A con la maglia granata. E qui io Eh, pelerei il sipario. sì, credo che sia anche il suo livello. Offerta per Taremi da quasi 15 milioni, ora palla al porto, trattativa calda, questa è Gazzetta dello Sport, tra l'altro in taglio basso c'è ancora Divock Origi, per il quale la risposta è sempre la stessa, ovvero boh, non c'è grandissimo movimento all'orizzonte, speriamo che il Barley dall'apprezzamento passi a formulare una prima ipotesi di offerta, perché sennò sempre 3 giorni mancano alla fine del mercato e ormai il tempo sta per finire. Io volevo far vedere velocemente un dettaglio. Allora, questo chi è? Olivier Giroud, nelle prime 3 giornate di Serie A. Mm. Questa è la sua hitmap, che pende ovviamente un po' a destra, anche perché essendo mancino tende in linea di massima sempre un po' a venire più verso destra perché poi gli si apre il campo sul mancino. Questo è Taremi, che leggermente pende più a sinistra perché essendo destro, stesso discorso. Però giocatori molto simili, Taremi, Giroud, Giroud, Taremi. Sono quasi speculari, sono veramente speculari. Avevamo detto che il Milan Taremi. poteva pensare a... Lo vuoi tenere? Sì, sì, lo prendo a braccetto. Avevamo detto che il Milan con Mm. Okafor avrebbe cercato qualcosa di diverso, no? Anche un modo di giocare diverso e forse per ora, nelle prime giornate, abbiamo capito che questa diversità non sta pagando, slash magari servirà tanto tempo per metterla in atto, metterla in pratica, per dare un'alternativa anche proprio di gioco all'attacco del Milan, no? Un'alternativa
di concezione, di concetto ai movimenti davanti, in attesa che questa cosa magari si possa sbloccare o non si sbloccherà, questo non lo sappiamo. Vai a prendere un giocatore molto simile a Olivier Giroud, con meno anni, con buone esperienze, quindi è un attaccante che potrà sicuramente far rifiatare Olivier Giroud più di tanti altri, più di chi c'è stato in passato, più di chi c'è stato nel recentissimo passato, soprattutto mi riferisco a Divock Origi, anche perché adesso non lo conosciamo bene Taremi, però da quel poco che abbiamo visto, abbiamo potuto vedere, sembra un giocatore dal punto di vista mentale perlomeno un pochino diverso, un pochino di uno step successivo. Io non mi dilungherei troppo oggi in obbligo di riscatto per il semplice fatto che mancano 3 giorni alla fine del mercato, una trattativa in entrata c'è, vera e concreta, è per questo signore qui, si potrebbe chiudere intorno ai 15, oggi aspettiamo la risposta del Porto all'offerta del Milan, in uscita Origi, Ballo-Touré, Alexis Salmacher è andato, ieri ha fatto le visite mediche, quindi con oggi sarà ufficiale ed è finito qui il mercato. Dopo 10 colpi in entrata, stiamo aspettando appunto il 10º, finirà più o meno così. Difficile che poi succedano cambiamenti epocali negli ultimi 2 giorni. Poi, come detto, nei giorni scorsi il mercato rimane aperto fino all'ultimo minuto dell'ultimo giorno. Piccola nota per chiudere. Ieri ho visto un video, diciamo, recap di Alexis Salmacher col Milan, no? Tralascerei la parte campo perché comunque ha fatto un sacco di cose positive, è stato sempre di un certo tipo di livello e mai oltre, lo sappiamo, però erano tanti anni che anche vedendo quello che è accaduto e quello che ha vissuto un giocatore di secondo piano con la maglia del Milan, ci lasciasse, o perlomeno mi lasciasse, parlo per me, qualcosa. Cioè, negli anni precedenti, quelli diciamo tragici, chiunque andasse via, chiunque se ne andasse o quasi, non faceva né caldo né freddo. Dopo gli ultimi anni, che comunque sono stati belli per il Milan, il ritorno in Champions, lo scudetto, semifinali di Champions, eccetera, anche le seconde linee, anche i gregari, anche i giocatori meno di rilievo, perlomeno in me, non so in voi, ditecelo nei commenti, qualcosina ha lasciato. Cioè io non dico che mi sono emozionato a un video di Salmacher perché chi se ne frega, però comunque è stato bello rivedere certi momenti suoi, sul pullman, oppure al ritorno in Champions League, che aveva esultato a casa come un pazzo. Cioè anche le seconde linee in un gruppo così ben formato, così funzionante, così bello come quello degli ultimi 3-4 anni, hanno lasciato qualcosina, e questa cosa mi fa piacere perché negli ultimi anni, degli anni 2010, diciamo, poteva andar via chiunque che non ci interessava e Ho non c'era intuito. Noi siamo arrivati in chiusura, caro Henry. Ci ritroviamo tra poco alle 11 per Chiama Milan, poi ci ritroviamo alle 13 con Lancio, 16 Talk e 19 Filo Rossonero, e quindi buon mercoledì in attesa che arrivi la fumata bianca da Oporto. Caro Henry, grazie. Grazie a tutti, ciao. So che non è un mercoledì come gli altri ed è uno dei mercoledì più tristi perché non c'è stato questa mattina alle 7 la mattina del mercato, ma recupereremo presto nel mentre voi lasciate like. Ciao. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco.